Ciao a tutti e benvenuti su Mentitaro. In questo video volevo parlare un attimo dei manuali sui tarocchi e delle varie regole che vi si possono leggere su come leggere i tarocchi, sui loro significati, sul tipo di stese, sul tipo di rituali da utilizzare, preparatori appunto alla lettura, e che si trovano appunto su questi manuali o in generale in internet, eccetera, eccetera. Chi inizia ad approcciarsi alla lettura dei tarocchi, quindi è, diciamo, nuovo a questo strumento, tende ad affidarsi ai manuali per le stese da utilizzare e per i significati da attribuire alle carte. Non sapendo ovviamente nulla dei tarocchi e dei loro significati, ovviamente non si mette chi è nuovo a mettere in discussione le varie nozioni che si possono trovare su questi manuali. E alcuni manuali addirittura portano a questo tipo di approccio, perché scrivono le nozioni come se venissero da una tradizione centenaria, se non millenaria, per cui mm, le regole, i vari significati sono permanenti, non immutabili, e quindi questa tradizione va seguita come se fosse un dogma. È un approccio che a me ricorda molto la carta del Papa nei tarocchi, no? Questa qua, che il Papa è quel personaggio che appunto interpreta per la popolazione le scritture, e la sua interpretazione diventa dogma, quindi non può essere messa in discussione. In realtà però manuali che trovate in libreria, eccetera, per quanto fatti bene, sono scritti da delle persone. Queste persone, gli autori, danno la loro interpretazione delle carte, suggeriscono delle stesse con cui si trovano bene o che possono comunque, che pensano che comunque possano essere adatte agli studenti, e oppure si rifanno a dei significati che sono stati scritti, sono stati, diciamo, creati da degli autori precedenti, come per esempio quelli del XIX secolo in Francia, gli esoteristi del XIX secolo francesi, no? Tipo Eteillat, Lévy, eccetera, eccetera. Non c'è niente di sacro o dogmatico in questi significati, perché i tarocchi sono stati creati prima di attribuire questi significati, con addirittura uno scopo ludico, quindi diverso da quello divinatorio e magico, e quindi non c'è niente di sacro o di dogmatico nei tarocchi e nella divinazione in genere. Le regole le date voi, siete liberi di cambiarle. Se io getto dei dadi per terra e decido che il 6 vuol dire questo, il 5 vuol dire quell'altro, il 4 eccetera, do un significato diverso a tutte le facce, quello che viene fuori risponde ai significati, all'intenzione che ho dato io prima di gettare i dadi. Quindi non c'è niente che non possa essere cambiato, niente di dogmatico. Quindi fate bene, se siete agli inizi dello studio dei tarocchi, a comprare dei manuali, a seguirli, a prendere spunto
da ciò che dice il manuale per quanto riguarda i significati, perché permette di arricchire il vostro vocabolario di significati, a prendere spunto dalle stese che suggeriscono, però assolutamente sentitevi liberi di dare la vostra interpretazione anche alle carte, di cambiare le regole, di cambiare anche le stese e quindi anche i significati delle carte. Le regole sono importanti perché aiutano a dare un quadro interpretativo, nel senso che agli inizi soprattutto fare una stesa con un certo numero di carte, con certe posizioni, eccetera, vi permette appunto di non andare in confusione e di, come dire, dare un quadro interpretativo alla vostra lettura. Però poi, come in tutte le arti, perché io insisto, leggere tarocchi è un po' una forma d'arte, a un certo punto si va oltre l'approccio accademico, si va oltre le regole studiate e si dà una propria, un proprio stile alla lettura delle carte. Quindi, per quanto riguarda i significati e le stese che trovate nei manuali, provatele, provate i significati, provate le stesse che trovate nei manuali, se risuonano con voi, nel senso se vi ci trovate bene, continuate ad usarle, altrimenti basta cambiarle, basta che con la vostra intenzione date un significato diverso a, per esempio, l'asso di spade, per voi è più un taglio netto, mentre per altri può essere più un inizio, ehm, e interpretate la carta come il vostro sentire vi guida. Ehm, leggete se possibile più manuali, non solo uno, in modo da confrontarli e capire quale significato risuona più per voi. E poi soprattutto per quanto riguarda tutte le storie del tipo legge da sinistra a destra, invece che da destra a sinistra, che il passato è sempre a sinistra, il futuro è sempre a destra, eccetera, eccetera. Questi sono dogmi. Non c'è niente di certo, decidete voi se in una stesa sentite che è meglio leggere da destra a sinistra che il contrario, fatelo. Seguite la vostra intuizione. Liberatevi da questo approccio un po' schematico che a volte alcuni manuali danno, perché giustamente vogliono dare appunto un quadro che faciliti l'interpretazione delle carte a chi inizia, però insomma non sentitevi legati come se fosse un dogma a quello che i manuali dicono. Bene, spero che questo video vi sia di aiuto. Se vi è piaciuto vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto ad attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!